Benvenuti su Mente Criminale, il canale YouTube interamente dedicato al True Crime. Ebbene, prima di iniziare con il video di oggi voglio ringraziare tutti coloro che si sono iscritti al mio canale YouTube, tutti coloro che hanno visualizzato il primo video del canale dedicato a Denise Pipitone, uscito qualche settimana fa. Adesso cercherò di organizzarmi un po' meglio con le tempistiche di uscita, sto cercando di abituarmi a questo nuovo format che è molto diverso dal mio primo canale, che se volete seguire vi lascio qui in alto, dove parlo di tutt'altro, e vi annuncio che da circa una settimana potete anche seguire Mente Criminale su Instagram. Giù nell'info box trovate il link diretto alla mia pagina Instagram, così se avete piacere potete anche seguirmi lì. Il caso di oggi trova la sua origine proprio nel passato, infatti siamo nel 1975, siamo in Italia e ci troviamo a Napoli, in un appartamento che è situato in via Caravaggio, nella zona tra il Vomero e Fuori Porta. All'epoca questo caso destò molto scalpore e molto orrore, proprio per l'efferatezza con il quale si è compiuto e anche per il modo in cui poi sono state ritrovate le vittime. Un caso che tra l'altro è tornato a far parlare di sé perché sono stati esaminati, analizzati per la prima volta dei reperti che sono stati raccolti durante la fase di indagine sulla scena del crimine e che per mancanza, per inesistenza in realtà di tecniche adeguate alle analisi forensi, purtroppo erano stati accantonati. Le tecniche scientifiche, soprattutto di analisi del DNA, analisi delle impronte biologiche, sono delle nuove invenzioni, nel senso che sono particolarmente recenti. Ad esempio, la prima prova basata sul DNA entra nei tribunali nel 1985 e tra l'altro proprio in quel momento fu anche scartata perché dai giudici ritenuta inaffidabile, e quindi questi reperti sono stati sottoposti a delle perizie. Protagonista di questa puntata di oggi è un caso che è conosciuto dalla cronaca nera come la strage di via Caravaggio, un triplice omicidio che è rimasto irrisolto. Ora, secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, la strage avvenne proprio a Napoli nel 1975, nella notte tra il 30 ottobre e il 31 ottobre, più o meno tra le 23 e le 23:30. Poi si registra le 5 del mattino come uscita dall'appartamento dell'assassino. Nella strage di via Caravaggio, dopo essere stati colpiti con un corpo contundente che non è mai stato identificato e poi successivamente sgozzati con una grossa lama, verosimilmente con un grosso coltello da cucina, sono morti Domenico Santangelo, di 54 anni, rappresentante di vendita, ex capitano di lungo corso e ex amministratore condominiale, la seconda moglie Jenna Cenname, 50 anni, ostetrica ed ex insegnante, e la figlia di lui, Angela Santangelo, di 19 anni, una ragazza che era impiegata all'INAM, un posto che le spettava in quanto orfana di una dipendente che aveva lavorato lì per oltre 30 anni, ovvero la madre, prima moglie di Domenico Santangelo. Nella strage è stato coinvolto anche il cagnolino della famiglia, un piccolo Yorkshire Terrier di nome Dick, che a differenza dei padroncini che furono prima colpiti e poi sgozzati, fu soffocato con una coperta. Che cosa successe? La strage è stata consumata tra il 30 e il 31, quindi nella notte tra il 30 e il 31. Ebbene, una settimana dopo, giorno 8 novembre, l'avvocato Mario Zarrelli e tutta una serie di poliziotti e vigili del fuoco si recarono presso l'abitazione della famiglia perché i parenti erano allarmati dal fatto che da una settimana non sentivano nessuno, provavano a chiamare al telefono di casa ma nessuno rispondeva. Inoltre entrambi i coniugi non erano neanche stati visti nel posto di lavoro ed erano completamente spariti dalla circolazione, quindi ovviamente i parenti allarmati hanno segnalato questa loro preoccupazione e hanno coinvolto le forze dell'ordine. Una volta arrivati sul pianerottolo dell'appartamento, la prima cosa che fanno ovviamente è
suonare il campanello, quindi per tentare magari un approccio un po' più soft all'inizio. E la cosa molto strana è che non solo nessun membro della famiglia rispose, ma anche il cagnolino Dick, che di solito faceva un gran baccano, abbaiava. Ovviamente questo fece ulteriormente preoccupare i parenti e si optò per entrare all'interno dell'appartamento sfondando una finestra. Ovviamente l'operazione fu effettuata dai vigili del fuoco che in questo modo poterono accedere nell'appartamento. Ora, i vigili del fuoco dapprima si dovettero confrontare con questo improvviso odore acre, un odore molto acido, molto fastidioso, che ovviamente poi dopo loro ricollegarono ai corpi che erano ormai in un avanzato stato di decomposizione. Ovviamente ancora loro non si erano accorti di questa cosa e si accorsero appena proprio varcarono la finestra all'interno dell'appartamento che la luce era staccata, quindi gli operatori si dovettero muovere all'interno della casa a tentativi, ecco, cercando di arrivare all'ingresso dell'appartamento, sia per aprire la porta a tutti gli operatori che erano rimasti al di fuori, e sia anche perché dove c'era l'ingresso della casa si trovava anche il contatore della corrente. Ebbene, arrivano presso il contatore della corrente, attaccano la luce e si trovano davanti uno spettacolo al quale nessuno in realtà era preparato. Una cosa che balzò subito all'occhio, perché i corpi delle vittime si trovavano all'interno di stanze che non erano l'ingresso, quindi comunque le vittime furono individuate in un secondo momento. C'erano queste strisciate che percorrevano tutto l'appartamento e che saltavano da una stanza all'altra, queste scie di sangue che poi ad una più attenta osservazione portavano tutte verso un'unica direzione, e l'unica direzione era il bagno padronale. Seguirono appunto queste scie di sangue e accedettero al bagno. Subito si fece strada davanti a loro la vista di questi corpi. Infatti sia Domenico che Gemma furono ritrovati all'interno della vasca da bagno e i corpi erano posizionati l'una sull'altro ed erano immersi nell'acqua, molto probabilmente un tentativo dell'assassino di fermare il processo di decomposizione, cosa che in realtà chi studia, ecco, criminalistica o chi studia anche medicina legale può confermare che il corpo, una volta immerso in acqua, non interrompe il suo processo di decomposizione, ma semplicemente cambia lo stato della decomposizione. Quindi in questo caso il corpo si decompone ma in modo macerato, cioè il corpo macera all'interno del liquido in cui viene immerso. Quindi praticamente questi corpi furono deposti all'interno della vasca, e al di sotto di questi corpi, avvolto in una coperta, c'era il cadavere del cagnolino, che era avvolto appunto dalla stessa coperta che era servita per soffocarlo. Quindi c'era proprio questa visione a strati: il cagnolino, il marito e poi Gemma, ed erano praticamente tutti ricoperti di sangue, mentre un terzo corpo, quello della ragazza Angela, venne rinvenuto nella camera da letto, e questo corpo era avvolto da una serie di lenzuola. Allora, la cosa che diciamo così poi si ricostruì è che le vittime sono state uccise in 3 stanze diverse. Il primo, si ipotizza ovviamente dalla ricostruzione degli inquirenti, ad essere ucciso fu proprio Domenico Sant'Angelo. Domenico Sant'Angelo, nel momento in cui appunto venne ucciso, si trovava all'interno del suo studio. Venne colpito al capo con un oggetto che non è mai stato ritrovato, verosimilmente una statuina che magari si trovava all'interno del suo studio stesso, e poi venne sgozzato con un coltello da cucina, ecco, un grande coltello da cucina. Dopodiché l'assassino si sarebbe avventato sul cagnolino soffocandolo con una coperta. Quindi, dopo aver fatto fuori Domenico
e il cagnolino Dick si avvicina alla cucina della casa, dove c'era Gemma, la signora Gemma, che praticamente aveva la cena sul tavolo, ecco, stava in attesa del marito per consumare forse il resto della cena. Infatti la cena, in realtà, anche se la strage sarebbe stata consumata intorno alle 23:30, la cena comunque è stata trovata intatta, quindi vuol dire che comunque la famiglia quella sera non ha cenato presto, ecco, non ha cenato ad un orario consono per la cena, ma evidentemente doveva cenare un po' più tardi. E la signora praticamente venne colpita sempre con un oggetto contundente mai identificato, venne presa di sorpresa perché la signora non si era accorta completamente di niente riguardo all'aggressione del marito, e allo stesso modo del Sant'Angelo venne poi finita con la stessa lama. Nel frattempo la ragazza Angela, che era nella sua stanza, viene attirata da questi rumori e quindi apre la porta della sua camera per vedere che cosa stesse succedendo. Subito si trova l'assassino davanti, che colpisce immediatamente la ragazza con lo stesso oggetto utilizzato per colpire i coniugi, e la ragazza muore sul colpo. Post mortem, infatti, la ragazza verrà sgozzata con lo stesso coltello. Dopodiché l'assassino però decide di fare qualcosa che prima non aveva fatto, ovvero accanirsi sul corpo della ragazza con altre coltellate. Dopo l'omicidio delle 3 persone, l'assassino sarebbe rimasto all'interno dell'appartamento fino alle 5-6 del mattino. Ecco, verosimilmente per pulire l'appartamento, per eliminare delle tracce. In realtà è una ricostruzione molto strana questa, perché comunque l'appartamento venne ritrovato tappezzato di sangue e probabilmente si dedicò ad una pulizia molto maldestra, perché in realtà le scie di sangue rimasero lì dove erano state messe. Poi avvolse le armi utilizzate per la strage all'interno di alcuni stracci che probabilmente gli erano serviti per pulire e che gettò dalla finestra. Poi, ovviamente, una volta che lui uscì dall'appartamento, andò a recuperare questo fagotto con dentro le armi e se la filò, e nessuno sa che fine abbia fatto. Ecco, le indagini hanno portato ad una possibilità molto plausibile. L'assassino, da quello che è venuto fuori dalla ricostruzione, era conosciuto dalla famiglia Sant'Angelo, perché si ipotizza che il Sant'Angelo avesse fatto entrare questa persona all'interno del suo studio, perché nella casa non ci sono segni di effrazione, non ci sono segni di violenza, non ci sono segni di difesa, non ci sono tutti quegli elementi che fanno pensare ad una effrazione da parte di un estraneo. Quindi si ipotizza che magari questo fosse un amico di famiglia o comunque un conoscente, e che venne invitato all'interno dello studio del Sant'Angelo per bere qualcosa insieme. Una cosa che oggi gli inquirenti ringraziano e che hanno potuto analizzare è proprio la copiosa quantità di tracce che ha lasciato questo assassino. Chiaramente un tempo, quando non c'erano ancora questi mezzi per poter identificare i soggetti attraverso l'analisi di DNA e tracce biologiche, non c'era, ecco, la premura nel ripulire le superfici dalle proprie impronte, non c'era la premura a prevenire il contatto fisico con la scena del crimine. Ecco, era tutto un po' lasciato, diciamo così, al caso. L'omicida lascia molte impronte all'interno dell'appartamento. Infatti, oltre all'impronta di una scarpa 40-41, delle impronte impresse proprio in queste scie di sangue che si trovavano nelle varie stanze e nei vari corridoi, furono rinvenute delle impronte digitali su una bottiglia di whisky e una di brandy, che erano appoggiate sul mobile studio del Domenico Sant'Angelo. Ora capite bene che poter analizzare queste tracce biologiche nell'immediatezza della freschezza appunto di queste impronte era particolarmente importante. Ecco, ci sono delle impronte, delle tracce
che purtroppo sono facilmente deteriorabili, soprattutto le tracce biologiche che tendono a deperire proprio perché i tessuti biologici tendono a seccare, tendono a disgregarsi e quindi diciamo hanno un arco di tempo abbastanza breve per poter essere analizzate. E soprattutto una cosa importante è che oltre al fatto che ci sono dei materiali biologici particolarmente sensibili ai cambiamenti di temperatura, ai cambiamenti del tempo, all'epoca non c'erano le metodiche di conservazione dei reperti, quindi la catena di custodia che portava dalla scena del crimine fino al processo praticamente, e quindi c'era anche l'analisi di questi reperti, era molto mancante di alcuni tasselli importanti funzionali proprio alla conservazione del reperto in sé. Quindi capite bene che ovviamente oggi si è potuto lavorare su delle tracce che sì, sono state comunque conservate, ma che al giorno d'oggi sarebbero state conservate nel miglior modo possibile che oggi consente la scienza. Le impronte di scarpa e le impronte digitali che vengono trovate all'interno dell'appartamento risultano incompatibili, in primis con le vittime e in secundis con il principale indiziato. Infatti, signore e signori, il principale indiziato è Domenico Zarrelli, appartenente ad una nota famiglia, figlio di un giudice deceduto della Corte d'Appello, nonché fratello di Mario Zarrelli, che, se vi ricordate, è quell'avvocato che era intervenuto quando le forze dell'ordine erano andate a vedere se appunto la famiglia stava bene, quando appunto vennero chiamati dai parenti perché erano preoccupati, che appunto scoprì i corpi insieme agli organi di polizia e ai vigili del fuoco. E questi fratelli, Mario, avvocato, e Domenico, che lo diventerà studiando giurisprudenza in carcere, sono nipoti di Gemma Cenname, ovvero la seconda moglie di Domenico Sant'Angelo. Allora, diciamo che il Zarrelli venne imputato sulla base di dichiarazioni che sono state rilasciate da un testimone che aveva creduto di riconoscerlo alla guida dell'auto di Sant'Angelo, quindi una delle tre vittime, mentre si allontanava da via Caravaggio la notte dell'omicidio. Poi il Zarrelli presentava alcune ferite sulle mani che poi lui in realtà giustificherà con una caduta risalente ad alcuni giorni prima, e in più levitava nell'aria anche una querela che la zia Gemma Cenname aveva fatto nei confronti del nipote anni prima a causa di maltrattamenti e che era rimasta chiusa nel cassetto del suo studio. Allora, il Zarrelli venne arrestato il 25 marzo del 1976 e fu sottoposto ad un processo indiziario, perché in realtà non c'erano prove che potessero testimoniare la sua presenza all'interno dell'appartamento, quindi questo processo praticamente si basava interamente su indizi, un po' come è stato quello di Anna Corona e Jessica Pulizzi, processi indiziari, cioè non ci sono prove praticamente, sono tutti indizi. E poi in primo grado venne condannato all'ergastolo. Il movente di questa accusa, quindi secondo appunto il primo grado lui era colpevole di aver commesso la strage, il movente sarebbe stato che il Zarrelli fu preso da un raptus che gli venne in seguito ad una richiesta di denaro che fece alla zia e che gli venne rifiutata. Lui dichiarò di essere innocente, di non essere mai stato quel giorno a casa della zia. In secondo grado venne assolto dopo aver passato 5 anni in prigione, appunto tempo in cui studiò giurisprudenza e quindi divenne anche avvocato, e la ragione della sua assoluzione in secondo grado fu appunto insufficienza di prove, la cosiddetta formula dubitativa. Voi sapete che non si può essere condannati se ci sono dei dubbi, quindi bisogna essere condannati oltre ogni ragionevole dubbio. Quando è presente una sentenza di condanna, teoricamente, almeno la legge dice questo, poi è chiaro che ci sono delle falle nel sistema, teoricamente non si dovrebbe essere condannati se persistono dei dubbi, se ovviamente si reputa
che la verità storica sia diversa dalla verità processuale. Dopo l'annullamento della sentenza da parte della Corte di Cassazione, fu nuovamente assolto con formula piena dalla Corte d'Assise d'Appello e poi nel 2006 venne anche risarcito per danni morali e materiali con 1.400.000 euro. Ora, il coltello da cucina utilizzato per sgozzare appunto le vittime e la coperta utilizzata per soffocare il cane sono custoditi nell'ufficio dei reperti del Tribunale di Napoli, dell'ex Tribunale di Castel Capuano. E pensate un po', nel 2013 sono stati esposti per la prima volta al pubblico in un'esposizione temporanea allestita all'interno del tribunale, chiamatasi appunto corpi di reato, e questi reperti praticamente divennero inutilizzabili. Perché? Perché è chiaro che un reperto che viene conservato ai fini delle analisi viene conservato rispettando una catena di custodia, ok? Ci sono dei sigilli, ci sono delle... Ecco, vi parlo magari un po' più terra delle cose che vengono apposte su queste buste che contengono l'oggetto interessato, e quell'oggetto lì, se deve essere analizzato, deve essere conservato, non può essere rimosso dalla confezione nella quale è protetto. Queste armi, la coperta e il coltello, furono esposte al pubblico e ovviamente si sono danneggiate, quindi diciamo che non si possono più analizzare anche con le tecniche di oggi. Come vi dissi fino a pochi minuti fa, il caso è tornato a far parlare di sé ed è tornato sulle scrivanie della Procura di Napoli. La ragione è appunto quella di cui vi parlavo prima. Nell'ottobre del 2011 il procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Napoli, Giovanni Melillo, ha disposto delle nuove analisi scientifiche, tra cui appunto quella dell'impronta genetica, da far analizzare con le nuove tecniche scientifiche. Il caso fu riaperto perché? Praticamente perché in procura arrivò una segnalazione anonima, un dettagliato esposto nel quale erano addirittura indicati i numeri degli scatoloni nei quali cercare i reperti da sottoporre all'esame del DNA. Ora, ovviamente vennero recuperati anche gli oggetti che furono esposti nella mostra corpi di reato. Ovviamente alcuni furono trovati in buono stato di conservazione, altri invece non furono purtroppo utilizzati proprio per l'impossibilità. Tra i reperti ritrovati negli archivi abbiamo un bicchiere utilizzato, alcuni mozziconi di sigaretta, un asciugamani macchiato di sangue che, quando fu soprattutto l'asciugamani macchiato di sangue sottoposto alle analisi forensi, praticamente risultarono 3 profili genetici che non erano assolutamente compatibili con le 3 vittime. Nel 2014 si proseguì appunto con le analisi dei mozziconi di sigaretta e di alcuni stracci, e proprio in questi reperti fu trovato il DNA di Zarrelli. È vero che il DNA di Zarrelli fu trovato all'interno dei reperti che appunto facevano parte della scena del crimine, però è anche vero che Zarrelli era appunto nipote di Gemma Cenname, quindi comunque frequentava la casa della zia. Ecco, non era sarebbe stato strano se ad esempio si fosse ritrovato il DNA di un estraneo, ma comunque in ogni caso, anche se fosse il colpevole di questo triplice omicidio, per la formula ne bis in idem, praticamente il Zarrelli non potrà più incorrere in un nuovo procedimento penale per lo stesso reato. Vi ricordate la stessa cosa che praticamente successe a Jessica Pulizzi? Mario Zarrelli, che è appunto il fratello di Domenico e che è anche l'avvocato che intervenne insieme alla polizia quando accedettero all'appartamento, è intervenuto pubblicamente per ribadire l'innocenza del fratello. Peraltro i parenti dicono che loro non sanno nulla, ecco, di questi nuovi avvenimenti e che nessuno li aveva informati, e peraltro nessuno aveva prelevato del DNA da loro, quindi per poterlo confrontare appunto con quello del Zarrelli. Insomma, per i familiari praticamente questi movimenti sarebbero leggermente complottisti.
Come potete vedere voi stessi, neanche con le più sofisticate tecniche scientifiche di analisi si è riusciti a inchiodare un colpevole, ma non perché le tecniche scientifiche non siano appropriate, siano inadatte o quant'altro, ma semplicemente perché ci sono una serie di fattori che ovviamente non riescono a venire fuori. Ci sono ad esempio questi 3 profili genetici che sono stati riscontrati all'interno dell'asciugamani intriso di sangue, ma che ovviamente, non conoscendo la matrice di questo DNA, ovviamente non si riesce a risalire ai soggetti, perché il punto è proprio quello: quando si fanno delle analisi del DNA si può risalire ovviamente ad un profilo genetico, ma nel profilo genetico non esce nome e cognome, cioè a loro esce il profilo genetico, loro devono arrivare a capire a chi appartiene questo DNA. E per poterlo fare lo devono confrontare con dei possibili parenti, con delle possibili parentele, o accedere a degli archivi che ha la polizia per poterli confrontare magari con delle persone che sono registrati all'interno di banche dati che praticamente contengono tutte le impronte di persone che magari hanno avuto a che fare con la giustizia, quindi coloro che hanno la fedina penale sporca praticamente, che sono registrati all'interno delle banche dati. Ora, evidentemente, ecco, questo DNA non è compatibile con coloro che sono stati sottoposti, ecco, a questo confronto. L'idea che mi sono fatta io è che ecco, diciamo che ci sono molte cose a cui pensare in questo caso, perché comunque Domenico Zarrelli è un parente della famiglia, quindi è normale che la sua presenza in casa ci sia, perché ovviamente frequentava l'abitazione, quindi io ecco, non mi sento di incolparlo solo perché le sue impronte sono su alcuni mozziconi e su qualcos'altro, perché comunque credo che la presenza del suo DNA su questi oggetti sia perfettamente giustificata. Ecco, probabilmente bisognerebbe ripartire da tutt'altra pista e andare magari un po' indietro e capire quali erano magari i rapporti che potevano tessere con altre persone, magari con il posto di lavoro oppure con altre relazioni magari amicali e quant'altro della famiglia. E soprattutto una cosa che mi ha incuriosito molto è che i 2 coniugi sono stati finiti nello stesso modo. Prima un colpo con un oggetto mai identificato e poi sgozzati, mentre la ragazza è stata colpita in testa subito, è stata sgozzata post mortem e poi l'assassino si è accanito letteralmente con tantissime coltellate sul corpo della giovane. Ora, quando ci sono questi accanimenti sul corpo di una persona, vuol dire che tendenzialmente tu ce l'hai con lei, cioè sono degli sfoghi proprio primordiali dell'assassino che sta infierendo su quel corpo, magari per vendicarsi, magari per rabbia, magari per un impeto, ma comunque vuol dire che c'è qualcosa che lega l'assassino alla vittima che sta subendo quei colpi, e questa cosa è molto molto interessante. Ora, molto probabilmente queste fattispecie sono state poste all'attenzione degli inquirenti e dei periti che hanno appunto seguito il caso e quant'altro, però comunque si potrebbe anche cercare di allargare un pochettino la cerchia delle conoscenze della famiglia. Ora, ovviamente sono passati anni, è una cosa che risulta anche un po' difficile da fare. Comunque contate che i coniugi avevano 50 anni, ecco, il Sant'Angelo 54 e la moglie 50, quindi verosimilmente molte loro conoscenze magari non ci sono più. Però comunque è una cosa che studiando questo caso mi ha incuriosito veramente molto. In ogni caso il Zarrelli non è stato appunto processato nuovamente dopo per questo caso, dopo appunto l'analisi di questi reperti avvenuti nel 2011 e poi nel 2014, e purtroppo la giustizia non ha potuto prendere un colpevole per questa vicenda. Sarebbe stata veramente una notizia di sollievo dopo un lungo e tortuoso iter processuale. E io adesso mi fermo qui, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che questo video e questo caso vi abbia
interessato, perché io l'ho trovato veramente molto interessante, e magari potete anche scrivermi giù nei commenti cosa ne pensate e secondo voi a chi può essere affibbiato, ecco, questo caso di omicidio, se magari per voi può essere una questione di famiglia o magari si estende a relazioni amicali o amorose anche magari della figlia. Ecco, lasciatemi giù il vostro commento. Io ovviamente non posso che ringraziarvi per aver speso il vostro tempo in mia compagnia. Io adesso vi auguro una buona serata, una buona settimana e noi ci vediamo al prossimo video su Mente Criminale.